Salve a tutti signori, io sono Lorenzo e questo è il mio canale Espertone, benvenuti. Bene, oggi andiamo a parlare di MG EHS, un'auto bella, auto esteticamente, internamente molto bella, dopo ve la farò vedere, un'auto plug-in, un'auto con una batteria da 16 kW, un motore 1500 turbo benzina per un complessivo di 258 cavalli e credetemi che si sentono tutti. Bene, quest'auto è l'auto di Ignazio, che è un mio vicino di casa, che mi dà la possibilità di farvela vedere e ci dirà i pregi e i difetti di quest'auto, com'è e come non è. E che cosa ha riscontrato in questi mesi di utilizzo. Perché se non sbaglio, quanti mesi sono Ignazio? 9 mesi. 9 mesi. Va bene, e quanti chilometri? Siamo sui 12.000 circa. Bene, quindi abbiamo già 12.000 km, quindi già possiamo dire un bene e male, e con 9 mesi ha già fatto sia l'estate che anche l'inverno, quindi per quanto riguarda la batteria, i consumi eccetera, possiamo dare dei dati reali. Torno a ripetere, questi sono dati reali, sono recensioni reali, fatte apposta per chi ha intenzione di acquistare un'auto e non vuole stare ai dati che vi dicono sulle recensioni che provano in 10 minuti o auto nuove, super accessoriate, eccetera. Questi sono dati reali di una persona che l'ha utilizzata normalmente, come qualsiasi persona può utilizzare. Eccoci qua. L'auto è questa. È la versione Luxury, se non sbaglio, Ignazio. Luxury? Sì, quindi completa di tutto. Vedete, abbiamo i vetri comunque oscurati, abbiamo l'antennina Shark, abbiamo i cerchi in lega da 18, il tetto apribile, abbiamo tutto quello che poteva darci MG in questa versione qui, che torno a ripetere è EHS PHEV. Cosa significa? Che è una plug-in ricaricabile. Quindi Ignazio a casa sua cosa fa? Lui carica direttamente la sua auto, ha un'autonomia che va dai 50-70 km, se non sbaglio Ignazio. In base al traffico. Sì, quindi più traffico c'è e più va in elettrico. Esatto, perché lui sfrutta la rigenerazione della batteria, quindi mi va a caricare la mia batteria e possiamo avere un'autonomia più elevata. Il motore, credetemi che spinge molto bene, in caso dopo farò una prova da 0 a 100 che ve la faccio vedere, e ha un cambio molto valido ma con un piccolo difettuccio, e qua tiriamo fuori il primo difettuccio di quest'auto, che in tante cose buone ha un piccolo difetto che Ignazio mi raccontava. Se vuoi raccontargli, Ignazio. O in piena accelerazione o quando si viaggia diciamo spingendo un po' il motore, il cambio si fa sentire, dunque sembra che nel momento del cambio la macchina freni. Dunque questo a volte dà un po' fastidio, magari su qualche sorpasso improvviso, azzardato, oppure quando si va in elettrico, tendenzialmente tra i 70 e gli 80 km, ha questa perdita di potenza che poi riprende immediatamente, però c'è questo vuoto che non è piacevole. Ok. Bene, adesso vediamo un attimo l'auto. Allora, vista da dietro, bella, con questo spoilerino qui dove c'è la terza luce dello stop. I fari sono a LED, se non sbaglio sono full LED, vero Ignazio? Sono tutti full LED tranne gli feni nebbia. Tranne i feni nebbia. Benissimo. Qui abbiamo due scarichi che non sono dei finti scarichi, perché guardate, abbiamo degli scarichi veri. Oh, finalmente un'auto con due scarichi veri e non quei finti scarichi che sono veramente brutti da vedere, a mio parere. Qui sotto abbiamo un piccolo estrattore, molto carino, e anche in questa versione rossa qua, purtroppo oggi non c'è il sole, è un bel colore, veramente anche ben colorata. Questa è l'antennina Shark, qui abbiamo il tetto apribile, che dopo in caso andiamo a vederlo da dentro, che se non sbaglio si può anche aprire. Purtroppo qui si è staccato il microfono e non riusciamo a sentire la voce di Ignazio, che ha richiamato la mia attenzione per dirmi che col telecomando possiamo aprire direttamente tutta l'auto, compreso anche il tettuccio apribile. Come vedete adesso l'auto si sta aprendo, vedete anche il tettuccio apribile, si apre automaticamente. Avete l'auto super calda, volete aprirla, magari siete a distanza, già potete aprire tutta l'auto guardando e aprendo anche sopra il tettuccio apribile, così l'aria calda va fuori
e abbiamo già l'auto un po' più fresca. Bella funzione anche questa per quanto riguarda, non ci sono tutte, puoi anche chiuderla. Sì. Wow, ok. Quindi abbiamo dimenticato un finestrino aperto, tettuccio aperto, andate via e potete chiuderla completamente. Veramente valida. Puoi aprire anche il bagagliaio direttamente dal tuo telecomando, penso di sì, visto che è un telecomando. Sì, il bagagliaio elettrotrack. Questa funzione sembra... Ah sì, Sì, funziona. sì, non l'aveva provata ancora. Non l'avevo mai provata perché non l'avevo mai spinto fino a fondo. Ok, vedete che si apre. Quindi arrivo con le borse della spesa, tengo premuto il tasto, già si apre, metto dentro la spesa e siamo a posto. Ormai che siamo qua, gli diamo un occhio anche al bagagliaio, che per le dimensioni dell'auto, scusa Ignazio, metto Sì, sì, fai. Allora, tanto luce a LED, che questo, non so se vi ricordate il video che ho fatto sulla Megane elettrica, era alogena, e qui abbiamo già una luce LED, un punto in più. E diciamo che per l'auto, che è comunque 4,57 m, che è un'auto di dimensioni elevate, non è enorme perché abbiamo anche le batterie, che comunque abbiamo una batteria da 16 kW, che non sono poche, se non... Poi comunque qua vediamo che anche la chiusura è comunque coperta, quindi non ci sono pericoli di agganciarsi, non è affatto male il bagagliaio, e sotto abbiamo il ruotino di scorta, qua puoi mettere i cavi, penso di ricarica, la batteria, poi qua abbiamo, qua cos'è? Addirittura abbiamo un compressore per il ruotino di scorta, esatto. Qui abbiamo i rabocchi per quanto riguarda il liquido non so, il liquido del motore, penso sia. Ah, quindi è tutto da qua. Wow, perché vedo anche la batteria di servizio dell'auto è messa sotto qua. Sì. Ok. Il bagagliaio, se non sbaglio, sono 400 e qualcosa litri, però penso che per una famiglia, anche te che la usi, basti, insomma. Un viaggio di una settimana per 3 persone in estate ci può stare tranquillamente. Molto molto bene. In caso si può buttare giù i sedili e provare. In caso si sdoppiano i sedili. Bene. L'auto vista frontalmente si presenta così, molto carina, mi piace tantissimo questi, sembrano quasi dei chicchi di caffè, adesso non so se è un simbolo particolare di MG, che mi piace molto. Hanno fatto il restyling, vero Ignazio, come mi raccontavi? Sì. E quindi hanno cambiato questa griglia qui, hanno cambiato anche un po' i fari se non sbaglio. Restyling solo della griglia, e da quello che ho visto i fari fendinebbia a LED invece che alogeni. Perché qui abbiamo dei fari fendinebbia che sono alogeni, come ci raccontava prima, e poi qui abbiamo il radar per quanto riguarda l'anticollisione, e hai anche il cruise control adattativo che puoi impostare. Allora, qui ho si chiama MG Pilot ed è il pilota di secondo livello. Ah, ok. Praticamente si imposta la velocità, si imposta la careggiata e viaggia da sola lasciando anche le mani dal volante. Per un breve tratto. Per un breve tratto, perché poi la macchina ti segnala metti le mani nel volante. Sì, perché ma in autostrada è molto comoda perché puoi togliere completamente i piedi dalla pedaliera e stai appoggiato leggermente nel volante e lei guida praticamente da sola. Perché avendo appunto cioè il cruise control adattativo, segue l'auto che ci precede e quindi non abbiamo nessun problema. Penso che sì, non gli manca veramente nulla. Fino a circa 40 km orari sì. Ti avvisa anche di un improvviso attraversamento di un pedone. Ah, ok. Beh, sì, perché 40 km è all'interno della città. Molto bene. Qui vedete c'è la telecamera per il 360 per vedere appunto quanto riguarda quando faccio i parcheggi qui, e poi se non sbaglio l'altra è qui nello specchietto. Ed eccoci qua. Poi vi farò vedere anche nel parcheggio, abbiamo fatto un breve video che parliamo di un piccolo difetto che ha nel parcheggio. Eccoci qua. L'auto si presenta così. Ok, adesso andiamo a vedere un attimo gli interni e prima però vorrei parlarvi di un altro difetto che ha riscontrato Ignazio, che è questa antennina che vedete qua. Ignazio, racconta a te che cos'è questa antennina. Allora, quella è l'antenna DAB. Praticamente per far consegnare velocemente queste MG sono state fornite tutte quante senza scheda elettronica per radio RDS e DAB, e dunque è stata applicata in quel luogo lì l'antennina
allora, vediamo così, ecco qua, vi faccio vedere dov'è l'antennina. È questo cavo qua, quindi ogni volta che tu vuoi ascoltare la radio DAB devi tirare fuori il cavo, collegare l'USB dentro qua e magicamente abbiamo la DAB nella nostra radio. Cosa che secondo me su un'auto di questo livello Ignazio ha detto che è l'unica cosa che gli resta un po' qua sul magone. ecco. Bene, e questo era il secondo difetto che ha riscontrato Ignazio. Il terzo difetto, ormai che stiamo parlando di difetti, parliamo di difetti, qual è? È nelle fasi di parcheggio. Nelle fasi di parcheggio la macchina ci servono un paio di manovre per fare un buon parcheggio. A manovrabilità è un po' limitata. Io che provengo da una Scenic Renault del 2008, si parcheggiava tranquillamente in un fazzoletto, qui invece c'è bisogno di fare qualche manovra in più. Cioè, quindi l'angolo di sterzata è inferiore a Sì. quello che è di solito un'auto. Comunque, vabbè, questi sono i 3 difetti che Ignazio ha riscontrato. Quindi abbiamo l'antennina DAB messa lì così, il discorso del cambio automatico e anche per quanto riguarda appunto la poca sterzata che ha l'auto. Bene, adesso andiamo a vederla internamente ed è veramente bella, molto bella. Allora, partiamo dalla portiera, che abbiamo comunque materiali sempre tutti morbidi, qua rivestiti in pelle, anche qui dove andiamo a appoggiare le mani, e qua abbiamo delle plastiche più rigide, ma come è classico in tutte le auto, diciamo. Abbiamo i sedili elettrici, come vedete qua, quindi possiamo andare avanti e indietro direttamente con i tasti elettrici, tutti i sedili in pelle, molto belli, anche molto comodi, e in più misto tessuto. Guardate che belli i sedili, sono sedili da corsa, diciamo così, però molto 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 confortevoli ed è veramente ben fatta. Mi piace tantissimo questo cambio con questa posizione qua, è veramente bello. Prima ho visto quando l'hai accesa che si erano accese anche tutte le luci qui sotto, se non sbaglio, e anche qui sotto abbiamo delle luci, ecco qua, adesso vediamo, luci che si possono cambiare tranquillamente. Praticamente ha una luce d'ambiente che va su tutto il cruscotto e Sì. sulle portiere sia laterali che anche quelle dietro. Anche quelle posteriori. Anche quelle posteriori. Bene, molto bene. Eccoci qua. E questi Luce d'ambiente che si può cambiare di tonalità, di frequenza, di luminosità. Molto molto bene. Adesso io salgo dietro per farvi vedere tutta la anche plancia. Per salire dietro abbiamo una porta molto ampia, anche la porta dietro è stra ben rifinita, sempre tutte quante plastiche molto morbide, semipelle qui, qui sotto come al solito abbiamo sempre plastiche rigide ma molto confortevoli. Bene. E poi abbiamo qua comunque bocchette dell'aria, anche dietro, che vedete qua, 2 bocchette dell'aria, 2 prese USB, quindi anche per i viaggi, penso che il figlio di Ignazio, che è Davide, può collegarsi il suo tablet, il suo telefonino tranquillamente. Abbiamo un bel bracciolo e questa è la plancia vista da dietro. Ecco, Ignazio adesso mi fa vedere appunto questa tasca qua, che non è facile da trovare, una tasca rigida, però che posso aprire. Molto molto comoda e anche bella esteticamente da vedere e anche ben rifinito qua, come vedete il sedile è molto ben rifinito, anche visto da dietro. Adesso vi faccio vedere il bracciolo posteriore, guardate come è rifinito, porta bicchieri doppio, ok, con chiusura ammortizzata, e qui potete mettere quello che volete, molto molto ben rifinito, con le cuciture anche qua, cioè un posto così dove è nascosto comunque abbiamo le cuciture a vista, veramente sì, a me piace tantissimo questi particolari qua. Anche qui abbiamo un piccolo particolare, non più di pelle ma di tessuto in alcantara, e anche le cuciture sempre a vista anche nei sedili posteriori. Il sedile si può, wow, si può cambiare l'inclinazione. Se uno in viaggio vuole farsi un bel riposino, incliniamo un po' di più o un po' di meno, e poi si può girare per aprire per il bagagliaio. Anche qui vedete la rifinitura è tutta in moquette, adesso non mi ricordo più su che auto che ho provato, la rifinitura dietro era tutta in plastica, comunque sempre un'auto di questo livello qua, era tutta in plastica rigida, non molto bello da vedere e neanche, però è più facile da pulire, ecco. L'unico vantaggio è la facilità di pulizia. Bene,
Qua vediamo il dietro e qua abbiamo il tetto apribile che arriva fino in fondo. Questa è l'apertura comunque per quanto riguarda. Eccoci qua. Ignazio adesso ci apre, ormai che ci siamo, si apre anche il tettuccio apribile. Come avevamo già visto sulla MG ZS abbiamo un tettuccio veramente enorme, perché guardate, non so quanto sia come metri quadri, ma veramente enorme. Qui adesso si apre, prima ve l'ho fatto vedere da fuori e adesso vi faccio vedere dall'interno. Quindi un bel viaggio così, qua ti arriva una bella aria e siamo più che a posto. Bello. Poi andiamo fuori così. Bene, quindi anche luce in ambiente mi sembra più che buono. Adesso fa freschetto. Sì. Abbiamo tutte le luci a LED anche sulla foniera qui. Questa, adesso vi faccio vedere la plancia vista da qua, veramente ben rifinita, ha un bel colpo d'occhio e anche molto molto spazioso. Diciamo che in queste auto vedo molto spazio all'interno, magari il bagagliaio è un po' più piccolo, però l'ambiente interno è spettacolare. Adesso io mi metto qua seduto, ok? Guardate quanto spazio ho e siamo seduti con la posizione sul sedile davanti della mia altezza, che sono 1,80 m, e quindi anche dietro non ho nessun problema. Guardate quanto spazio ho, veramente comoda, molto molto comoda. Adesso giro la telecamera, eccoci qua, sono qui e guardate quanto spazio ho, nonostante ci sia comunque il tettuccio apribile. Ecco, una cosa che noto, ci sono le luci anche qui, abbiamo le maniglie per appendici per uscire e abbiamo le luci, cosa che sulla ZS che avevo provato di Roberto non c'erano le luci, aveva dovuto aggiungere lui delle luci USB, e però qui siamo tranquilli, maniglia e anche luce di cortesia per uscire. Bene, quindi questa qua è la plancia vista dall'interno. Allora, parliamo un attimo per quanto riguarda il display centrale, che è un display da 10 pollici, come vedete si può comandare sia touch, che in più abbiamo dei tasti qui sotto al pianoforte che serve per comandare tutto quanto il navigatore. Ecco, adesso magari Ignazio ci fa vedere come funziona. Allora, partiamo da come si può vedere che l'RDS non c'è, Qua. E dunque praticamente non si vedono le frequenze, cioè si vedono le frequenze ma non si vede il nome del canale che stiamo ascoltando in questo momento. Questa è la cosa più odiosa. Sì, nel 2023 diciamo che abbiamo tutto in digitale, siamo abituati a vedere tutto. Bene, adesso andiamo a vedere un attimo il navigatore già interno dell'auto. In questo caso abbiamo un navigatore comunque con display enorme, così da 10 pollici, si vede molto bene, penso che anche in viaggio si veda bene. Ah, ecco, una cosa che volevo far notare è la temperatura esterna, che si vede comunque, cosa che sulla ZS, che mi diceva Roberto, che abbiamo fatto un video recensione, lui non aveva la temperatura esterna. Eccoci qua, e qua abbiamo il nostro navigatore completo e si vede anche molto bene. Quindi possiamo fare i comandi sia dai comandi fisici, e poi anche per la ventilazione possiamo comandare direttamente da qua, più dopo andare sul touch, e da qui si usa la nostra, possiamo mettere il climatizzatore bizona, comunque non climatizzatore bizona, però adesso la macchina è spenta e quindi non eccoci qua. Ah, l'auto adesso, visto che fa freddo, si accende sempre, vero Ignazio? L'auto parte in termico finché va in temperatura, di solito 4-5 km, e dopodiché può andare in elettrico. Per andare in elettrico c'è il pulsantino qui, ok, EV. E quindi da lì potete... Ecco, in questo momento si è acceso in elettrico e ora sta andando in elettrico. Infatti non si sente più rumore né niente, il motore è già caldo perché siamo arrivati fin qua dove stiamo facendo il video e si è riscaldato, però prima abbiamo provato la partenza da casa tua, non andava perché il motore era ancora freddo. Che ne dite di questa plancia? A me piace tantissimo, è anche molto ben rifinita e non manca veramente nulla. Qui abbiamo tramite la prima USB si può inserire sia Android Auto che Apple CarPlay, però tramite cavo, sì, collegato al telefono.
Beh, diciamo che le auto con wireless ormai, cioè ce ne sono veramente poche con Android Auto wireless. Ho visto ci sono degli accessori che puoi farlo diventare wireless dopo. Con Questo accendisigari. accendisigari. Ah, ok, già compreso. A me piace ed è anche un'auto molto ben rifinita, perché non so se rende in video, ma credetemi che si vede, cioè si vede che ci sono materiali di qualità molto alta, anche le porte sono ben rifinite, niente dato al caso, e studiata molto molto bene, perché anche come spazio è veramente eccezionale. È una, Vai. è una macchina che tendenzialmente è estremamente comoda per viaggi lunghi, ma se devo vedere i consumi è fatta per andare in una zona trafficata. Ok, quindi autostrada, hai provato in autostrada? In autostrada viaggia tranquillamente, però fa 12 con un litro. 12 con litro. 12 con un litro di benzina. Se invece andiamo facendo percorsi trafficati, allora fa 20-21 con un litro. Molto Andando a benzina. Andando in elettrico, come si diceva prima, più traffico c'è, si riesce a fare anche 70 km con un pieno di batterie. Un pieno di batterie che con la presa di corrente di casa impiega circa da 0 a pieno 7 ore. 7 ore. Perché carica a quanto? A 2,3 mi sembra. 2,3 kg. E ovviamente se avete un contatore da 3 kW o si accende l'auto o si accende il ferro da stiro. Ecco, esatto, perché sennò salta tutto. Esattamente. Molto bene. Eccoci qua, siamo alla conclusione del video. Mi sono dimenticato di chiedere una cosa importante a Ignazio, del come mai ha scelto MG e questa MG qua. Cioè, vorrei sapere come mai siamo arrivati ad MG, perché comunque è un marchio che è ritornato da poco tempo, e volevo appunto chiedergli come mai ha scelto MG. Ignazio, avevi un motivo particolare che hai scelto MG o... Allora, tendenzialmente io ho fatto diversi preventivi con tantissime altre case costruttrici, ma alla fine con il prezzo che chiedevano di questa qui, cioè aveva tutto, era super accessoriata e risparmiavo notevolmente rispetto alle dirette concorrenti, tipo una Hyundai Tucson o una Jeep Compass. Anche L'ho scelta con il colore rosso perché sono donatore dell'Avis e dunque rosso sangue. Bene, 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 anche perché è un bel rosso. Anch'io sono donatore di sangue, e anzi ne cercano sempre da quel che vedo, quindi se avete la possibilità andate anche voi a donare sangue, che è un'opera buona, secondo me, molto valido. Comunque là poi ci sono pareri contrastanti, ma noi siamo tutti e due donatori del sangue, infatti ci conosciamo anche per quello e anche perché siamo vicini di casa oggi. Bene, quindi l'auto secondo me è stupenda, è veramente ben rifinita. Ho trovato alcune cose che nella ZS mancavano e si vede che siamo su un altro livello. MG sta lavorando molto molto bene, e i consumi sono buoni, l'auto è confortevole. Ignazio, mi confermi? Da viaggio. Da viaggio è veramente eccezionale, e abbiamo risparmiato dei soldini nell'acquisto a confronto appunto a altre marche. Speriamo che continuino così, che non aumentino i prezzi come hanno fatto tante case come appunto Hyundai e Kia, mi ricordo all'inizio costavano molto meno e adesso siamo andati a prezzi elevati. Bene signori, se il video vi è piaciuto mettete un like, iscrivetevi al mio canale che è sempre gratuito, per cortesia iscrivetevi perché vedo tante visualizzazioni ma pochi iscritti, non costa nulla, era meglio se mettevano seguitemi più che iscriviti, perché sembra sempre che dovete pagare qualcosa, e attivate tasse e notifiche. Grazie a tutti e arrivederci.